Tac. Bene, bene chiuso. Stanno per forza sotto l'olio, vedete? Non occorre neanche... Ma insomma è lo stesso e buono. Buongiorno. Io e Cocò, non mi riesce a inquadrarla, tac, vi diamo il benvenuti per questa ricetta. Una ricetta, diciamo così, universale, di pomodori secchi. Visto che è il periodo del pomodoro buono, ne approfitto per fare qualche ricetta del genere. Se non l'avete ancora fatto, segnatevi al canale, bip, like e tutto quanto. Ok, con questa ricetta è favolosa perché voi potete farvi dei pomodori secchi e questi pomodori secchi li potete usare in tante maniere, come contorno, come antipasto, come sfizio, come merenda, quello come meglio volete. Si conservano tranquillamente in un barattolo per un anno, si conservano, sì che voi ne fate ne parecchi, io ve ne farò solamente pochi, sempre per il famoso onor di camera. Io e Cocò ci impegniamo, ma a livelli piccolini, perché se no non si finisce più come video. Ok, andiamo con gli ingredienti. Latte. Allora, pomodori, io in questo caso uso dei pomodori dolci del San Marzano, prima di tutto perché mi è molto comodo quando lo andrò a mettere sulla griglia, mi rimarrà perfettamente qui. Quello grosso, diciamo, si mi occuperà un sacco di spazio. Io vi consiglio questi, gli stessi quelli che facciamo da sugo. L'importante è che però siano dolci. Olio buono, sale, origano, dei barattoli che prima ho disinfettato in acqua e poi ho asciugato in microonde. 10 minuti in acqua bollente, 2 minuti nel nostro amico microonde. Va bene? Via. Ok. Leviamoci la parte quella sotto un po' più dura e apriamoli in due. Così. Fate a tutti quanti questa maniera. Leviamoci il culetto e apriamoli così. Ora non lo farò a tutti, se no diventiamo matti. Insomma, fate a tutti quanti così, non vi farò vedere tutto quanto il video. Va bene? Volevo precisare una cosa. I pomodori, per l'essiccazione, ci sono varie modalità. Ok? Ci sono quelle, la modalità di mettere, diciamo, il pomodoro al sole per 3-4 giorni. Ovviamente dipende dal periodo. Se è un periodo estivo, un paio di giorni andranno bene, 2-3 giorni andranno bene. Se è un periodo invernale, magari ci vorranno 5-6 giorni, ma soltanto di giorno vanno messi e al sole. La sera vanno rimessi dentro, perché se no prende tutto l'umido della notte e risiamo punte da capo. Un altro metodo è quello di metterlo in una cantina, tipo nella cantina dove fate i salumi, se ce l'avete, comunque in una zona, in una camera, in una cantina, in una zona ventilata, e lasciarli lì 7-8 giorni. Anche così si seccheranno, sempre alla stessa maniera con il sale sopra e via. Se no useremo questa maniera, io lo faccio anche per comodità, anche perché è più semplice e li vado a fare, diciamo, li andiamo a fare nel forno. Ma quella del sole l'ho provata, è eccezionale. Ora ci vogliono anche tanti giorni, io in onore di camera per fare, diciamo così, più velocemente ho fatto questa qui, ma vi garantisco che anche questa qui vengono dei pomodori eccezionali, buonissimi. Poneteli sulla vostra griglia. Va bene? Sopra ci andiamo a mettere abbondante sale. Non vi preoccupate che non diventeranno salati. Alla fine questo sale qui serve per fare asciugare i liquidi. State tranquilli. Abbondante sale sopra, a tutti quanti. Fatto questo a tutti quanti, io per insaporirlo, questo potete farlo o non farlo, peccato quella che non c'è nulla. Io ci metto su anche un po' di pepe, così quando si seccano si tirerà dentro anche il pepe e si insaporisce. E ora cosa facciamo? Accendiamo il forno là, a 70 gradi. Ok? 70, ora qua è un pochino una giungla, perché
ogni forno ha una temperatura sua. Io conosco il mio, so che a 70 gradi questo lavoro qui verrà perfettamente. Magari fate una prova voi prima, misurate la temperatura. Io comunque a 70 gradi chiudo il forno, lo chiudo, lo tengo un'ora, lo tengo un'ora a 70 gradi. Ci aggiorniamo fra un'ora, ci saranno vari step da fare, vari step. Nel frattempo che la roba è in forno, io cosa faccio? Non vado a fare dopo gli strati dentro al barattolo un po' di pomodori e un po' di aglio. Io metto tutto qui insieme, così almeno si insaporisce tutto, e poi lo vado a mettere nel barattolo, un po' di qua e un po' di là, lo distribuisco metà e metà. Comunque, abbondante olio, tanto dopo questo olio qui viene rimesso nel barattolo. Ok, è importante l'origano, ci vuole, questo non potete non mettercelo, ce lo dovete mettere. Poi io ci vado a mettere pepe, bella spruzzatina di pepe. Ok, e poi ci vado a mettere, perché mi ci piace, un pizzico di preparato, che sarebbe aglio, olio, peperoncino, c'è un po' di prezzemolo. Sapete quelli che trovate nei supermercati, dei preparati già pronti. E poi semplicemente lasciate qui a bagnomaria a insaporirsi bene bene. Vi farò vedere cosa faccio con questi bicchierini. Taglio il bicchierino, il culetto in fondo. Mi servirà dopo per schiacciare, quando chiudo il barattolo mi servirà per schiacciare. Comunque andiamo a vedere dopo. Faccio vedere, guardate. Vedete il coperchio sotto, così sgocciola e il liquido in eccesso va nel coperchio, se no mi fa un casino nel forno. Ok, è passata un'ora. Ora cosa facciamo? Chi ha il forno, che ugualmente quando uno tiene un pochino più aperto, lui funziona lo stesso, ci andiamo a mettere uno straccetto qui, in maniera che il nostro, diciamo, umido dell'asciugatura dei pomodori esali. Il mio non lo fa questo gioco qui. Allora cosa facciamo? Ogni quarto d'ora, dall'ora in poi, ogni quarto d'ora apriamo un attimo, facciamo un secondo esalare l'umido in eccesso e lo richiudiamo. Lo facciamo così ogni quarto d'ora per circa un'altra ora e mezza. Sono passate 2 ore. Guardate belli. Ok. Ora cosa facciamo? Alziamo il forno a 150, ok? Quando ha raggiunto la temperatura di 150 gradi, il mio forno me l'avviserà perché questa qui si spegnerà, ok? Quando ha raggiunto la temperatura spegniamo il forno, spegniamo, non apriamo, lasciamo stare tutto così, ok? Ora simulo questa cosa, praticamente arriva a 150, spegniamo tutto, io do solo una botta così per fare uscire il liquido in eccesso, e lascio stare qui dentro, vi ripeto, per un'ora, ancora un'ora. È stata fatta questa operazione di lasciare un'ora il forno, diciamo così, spento, perché una reazione chimica sarebbe a dire il forno si abbasserà grado su grado su grado la temperatura, e cosa farà? Farà essiccare completamente il pomodoro, lo disidraterà, ok? È una strategia che si fa anche con la focaccia, col pane, con altre cose. Praticamente lo fa disidratare velocemente. A dopo. Questo è il risultato. Guardate che bellezza. Ok. Anche Cocò che ha collaborato. Ora andiamo lì. Come potete notare sono venuti molto molto bene. Un po' di spazio, facciamoci. E ora cominciamo. Un po' dentro e
Io perché ho messo tutto insieme? Perché vedete ora almeno viene uniforme il sapore. Questi per essere pronti dovete tenerli sotto olio almeno un mese. Come vi dicevo prima, per stare sotto l'olio, io ho tagliato questo qui, come vi dicevo, e ora, così almeno questo lo spinge sotto, no? Vedete? È automatico, tac, bene chiuso, per forza sotto l'olio, vedete? Non occorre neanche aspettare, battere, che tanto stanno bene sotto. Olè. Perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ora nel frattempo che dopo chiudo faccio anche gli altri, Spero che vi sia piaciuto. Allora magari facciamo un assaggio, così perché siamo abituati all'assaggio, ovviamente questo è fresco, sa di poco, ma insomma è lo stesso e buono. Scordavo, se voi volete, io l'ho fatti così. Mi piacciono che rimanga un pochino di polpa sopra. Se voi volete, non fate altro che aggiungere un'altra ora al percorso che abbiamo fatto e si seccheranno ancora di più di questo. A me va bene perché secco mi sembra di non prendere niente, invece così, guardate qua, sono perfetti. Guardate delle belle grinze, più di questo vi garantisco che già adesso sono strabuoni. Figuriamoci fra un mese quello che sono. Ok, spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Mi raccomando, è importante che voi vi segnate il canale, così almeno venite avvisati quando ci sono ricette nuove e per altri motivi. Grazie, alla prossima.